Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi voglio fare un video un po' diverso da quelli che ho fatto fino adesso perché non sono fuori a camminare, ma voglio cogliere l'occasione per parlare un po' di più e scoprire un po' più da vicino una delle valli più belle e incontaminate delle Dolomiti. Una valle che sta diventando via via sempre più famosa per i tanti scorci panoramici che offre e per le tante immagini che spopolano sul web e che vengono utilizzate molto spesso per raccontare le Dolomiti sulle riviste di settore. Stiamo parlando della Val di Funes, una valle che ho avuto la fortuna di conoscere quasi 30 anni fa e che per fortuna in questi tanti anni è cambiata veramente molto piano e lentamente, soprattutto rispetto alle altre valli dolomitiche che la circondano. Una valle meravigliosa, della quale sicuramente avrete visto gli scorci più belli, è una valle che però ha da offrire molto di più di quello che già si vede, e non che quello che si veda sia poco, ma c'è veramente molto di più. Quindi, se volete, nei prossimi minuti andremo insieme alla scoperta della Val di Funes. Ok, partiamo subito. La prima cosa, dove si trova la Val di Funes? Siamo in Alto Adige, quindi in provincia di Bolzano, 30 km più o meno a nord del capoluogo, lungo la direttrice che conduce al Brennero e quindi al confine con l'Austria. All'altezza di Chiusa, sulle sponde del fiume Isarco, parte e sale la strada che per una decina di chilometri conduce fino al cuore della Val di Funes. I tre paesi principali che compongono la Val di Funes sono Tiso, San Pietro, che è anche sede comunale, e Santa Maddalena. La Val di Funes, insieme alla Val Badia e alla Val Gardena, dà forma al Parco Naturale Puez-Odle, i due gruppi dolomitici che separano e dividono le tre valli una dall'altra. Siamo nel cuore delle Dolomiti occidentali, non lontani dal confine con l'Austria, che da qui dista poco meno di 50 km. Le Odle sono il gruppo dolomitico che dà veramente forma alla Val di Funes. Odle in ladino ha un significato particolare e lo riusciamo a cogliere davvero avvicinandoci a queste vette. Il significato infatti in italiano ha la traduzione di aghi e la loro forma appuntita è veramente molto chiara quando ci siamo esattamente sotto o anche siamo dall'altra parte, quella della Val Gardena, da dove ci rendiamo veramente conto di come siano effettivamente appuntite queste vette, quasi come degli aghi. Le due vette più alte delle Odle e di tutto il gruppo del Parco Naturale Puez-Odle sono il Sassari Gais e Furcheta, entrambi posti a 3025 metri. Che cosa aspettarsi dalla Val di Funes? La Val di Funes, rispetto alle valli intorno e i luoghi più famosi sulle Dolomiti, è una valle ancora del tutto selvaggia e incontaminata. Basti pensare una cosa, in valle esiste un solo impianto di risalita, uno ski lift usato soltanto d'inverno per far sì che i ragazzi del posto possano sciare sull'unica pista che è stata disegnata in valle, a Santa Maddalena. Non ci sono ovovie, non ci sono seggiovie, non ci sono funivie, non c'è niente di tutto quello che ormai sulle Dolomiti è sempre più frequente. È il regno di Reinhold Messner, siamo in montagna, qua il valore della montagna è veramente ancora forte e percepito. Una valle dove gli scenari sono unici proprio perché incontaminati e selvaggi. Una valle dove ci si può rilassare, ma anche dove si può camminare e fare veramente molta fatica per raggiungere le vette più importanti. A chi è adatta la Val di Funes? La Val di Funes è adatta veramente a tutti, dalle persone che per la prima volta vanno in montagna a quelli che da tanti anni hanno vissuto contesti alpinistici e dolomitici diversi, dalle famiglie con i bambini piccoli ai gruppi di amici, alle coppie, alle persone da sole, agli escursionisti che vogliono fare veramente tanta fatica. Ci sono itinerari di ogni genere adatti a tutti. La cosa più bella della Val di Funes è godere veramente del potere e della grandezza della montagna. Qua non c'è confusione, non c'è rumore, non c'è altro se non la natura, il contatto con essa e il godere di un panorama che è sempre unico e mozzafiato. Tra i tanti percorsi che si possono fare in Val di Funes me ne vengono in mente tre.
in modo da distinguere appunto tra itinerari adatti veramente a un pubblico eterogeneo di persone. Il primo che mi viene in mente è il Panorama Veg. Il Panorama Veg, che si congiunge poi al Sentiero del Sole, è un itinerario ad anello che congiunge San Pietro e Santa Maddalena. Un itinerario tranquillo, con praticamente nessuna difficoltà tecnica, che si può fare in qualche ora e che consente davvero di conoscere un po' più da vicino la valle, perché passa anche attraverso quegli scorci e quei panorami che l'hanno resa unica. Quello che mi viene in mente, il più famoso di tutti, è ovviamente quello che si vede dalla chiesa patronale di Santa Maddalena, anzi dal pendio di fronte alla chiesa patronale di Santa Maddalena. Un altro itinerario che mi viene in mente, e probabilmente uno dei più belli a livello dolomitico per il panorama che offre, è il Münkelweg. Il Münkelweg, ovvero sentiero intitolato ad Adolf Münkel, è un sentiero di media difficoltà, dipende poi da che lato lo si voglia intraprendere, adatto ad un pubblico di escursionisti magari un pochino più esperti, che hanno voglia di camminare un pochino di più, ed è un sentiero veramente molto bello perché consente di conoscere una delle cose più caratteristiche di questa valle, ovvero le malghe. Un altro sentiero e percorso che mi viene in mente, questa volta invece adatto ad un pubblico di escursionisti esperti, quasi a carattere alpinistico, è l'Alta Via Günther Messner. L'Alta Via Günther Messner, intitolata al fratello di Reinhold, è un percorso alpinistico che corre sulla cresta delle Odole di Eures. Le Odole di Eures dividono a loro volta quello che è strettamente Val di Funes rispetto a quella che è invece poi la valle appunto di Eures. Vengono anche chiamate piccole Odle, secondo me in maniera ingiusta, perché hanno il loro fascino e attraversarle attraverso la Günther Messner fa capire quanto effettivamente siano belle. La Günther Messner ha una durata che mediamente va dalle 7 alle 9 ore, è adatta ad un pubblico di persone ed escursionisti allenati, esperti, ha dei tratti attrezzati che richiedono ovviamente preparazione e attrezzatura, ed è caratterizzata da un panorama straordinario, perché da un lato vede le Odle nella sua completezza, dall'altro si affaccia su Saste Putia e su tutto quello che viene oltre, quindi la Val Badia, Kronplatz e poi sullo sfondo i ghiacciai dell'Austria. Oltre agli itinerari più conosciuti e famosi, che vale la pena assolutamente provare, in Val di Funes ci sono tanti altri percorsi che consentono di raggiungere posti un po' meno noti ma altrettanto belli. Il primo che mi viene in mente, restando a fondovalle, è quello che da San Pietro conduce alla chiesa di San Giacomo, rientrando poi per San Valentino. Un itinerario semplicissimo e adatto a chiunque, che conduce a questa piccola chiesetta, posta un pochino più in alto e in grado di dominare tutta la valle e vedere sullo sfondo sempre costantemente il profilo delle Odle. Altre due escursioni molto belle che vale la pena provare soprattutto nel momento del tramonto, nelle giornate limpide, per vedere il fenomeno delle Rosadira, sono quelle che conducono al Col di Poma, sopra il rifugio Genova, e ai prati del Covero, i Kofelwiese. Sono escursioni adatte ad un pubblico un pochino più esperto, soprattutto quella che conduce ai prati del Covero, perché ad andare ai prati del Covero ci sono 3 possibili vie d'accesso, una da Santa Maddalena, una dalla Malga Zannes dove c'è il parcheggio e una che invece parte dalla Croce di Russis lungo la strada che dalla Val di Funes conduce al Passo delle Erbe. Quest'ultima richiede molta più esperienza e capacità perché ha anche dei piccoli tratti attrezzati. La bellezza però, una volta arrivati sui prati del Covelo, è di poter sostare, fermarsi lì a godere del panorama proprio in faccia alle Odle. Per visitare la Val di Funes non esiste un vero e proprio periodo migliore. L'estate è straordinaria perché consente di camminare e di godere degli itinerari che conducono anche alle vette più alte che in questo periodo sono prive di neve. I colori sono straordinari e anche un temporale estivo, se vissuto magari dal balcone dell'albergo, è molto affascinante e molto bello. L'inverno è straordinario perché è diverso dalle altre valli, perché qui non si scia, bensì si va con le ciaspole, si fa sci alpinismo e soprattutto si va con lo slittino. Personalmente ritengo che la stagione più bella, ma non solo per visitare la Val di Funes, in generale per godere delle Dolomiti, sia l'autunno, con quei colori, con l'aria fresca, con quelle giornate limpide che consentono veramente di vivere la montagna
da vicino. Ecco, forse se c'è un momento dove non è ideale venire in Val di Funes, ma in generale in montagna, è quello a cavallo tra la fine dell'autunno e i primi dell'inverno, così come tra la fine dell'inverno e i primi giorni di primavera. Sono quei momenti in cui le attività prettamente invernali non si possono fare, così come non si possono ancora fare quelle attività prettamente estive. Forse di conseguenza non è esattamente il periodo migliore se parliamo di novembre e fine marzo, primi di aprile. Anzi, poi dipende dalla stagione anche magari un pochino dopo. Questo non vuol dire che non si debba venire a visitare la Val di Funes. La Val di Funes rimane straordinaria anche per pochi giorni, anche in quei momenti, anche senza fare le tipiche attività che si fanno in montagna. Questo perché riesce comunque a trasferire la propria bellezza in qualsiasi momento. La Val di Funes offre veramente tantissime possibilità per l'alloggio, a seconda anche dei gusti di ognuno. Si passa dall'hotel 4 stelle con spa e area wellness e vista sulle Odre, all'hotel, al piccolo bed and breakfast colorato con tutti i gerani che popolano i terrazzi della facciata, fino ad arrivare al piccolo maso del contadino dove vivere una vacanza veramente a contatto con la natura, senza dimenticare ovviamente la possibilità di dormire in rifugio. Unica cosa, per gli appassionati, non ci sono vere e proprie aree attrezzate per il camping. Di conseguenza chi intende visitare la valle ed è appassionato di questo tipo di vacanza se lo deve ricordare quando viene in Val di Funes. Ci sono scorci e panorami della Valle di Funes che sono diventati emblema della bellezza delle Dolomiti. Immagini che sono state prese e riprese più volte per raccontare la straordinarietà di questi luoghi, però molto spesso non si sa proprio tutto di questi posti e non si conosce veramente tutto ciò che si cela dietro ogni scatto. Ci sono delle particolarità di ognuno di questi panorami. Il primo che mi viene in mente è quello della piccola chiesetta di San Giovanni a Ranui, quella chiesetta bianca con il campanile arrotondato e le odle sullo sfondo. Per esempio non si sa che è una chiesetta di proprietà privata che sorge sui prati dell'omonimo maso, il maso Ranui, lì accanto, e che negli ultimi anni, per evitare la presa d'assalto che avveniva costantemente da parte di turisti, molto spesso soprattutto asiatici, che arrivavano fin davanti al sagrato col furgoncino, sono state introdotte delle misure che hanno limitato l'accesso ai prati. Un vero e proprio tornello tipo stadio è stato introdotto e l'accesso adesso è riservato a chi versa e paga una tariffa di 4 euro per poter arrivare sul prato e arrivare fin sul sagrato. Questo nei periodi estivi, perché nel periodo invernale invece alla chiesetta di San Giovanni a Ranui ci si arriva con lo slittino, scendendo giù dal rifugio delle Odle o dalla Malga Gampen, sulle piste che vengono tirate per lo slittino, ci si passa accanto prima di decidere se riprendere l'autobus e tornare su per fare un altro giro o se mollare lo slittino lì accanto. Un altro scorcio straordinario della Val di Funes è quello che mette le Odle alle spalle della chiesa patronale di Santa Maddalena, una piccola chiesetta di cui si hanno tracce della propria origine già alla fine del XIV e XV secolo. Una cosa particolare di quella chiesa è data dal fatto che ogni anno, purtroppo ad eccezione di questo per le ovvie limitazioni dovute al Covid, ogni anno, dicevo, su quel prato di fronte alla chiesetta, il primo weekend di ottobre si svolge forse la più importante festa della valle, ovvero la festa dello speck, la Speck Fest. Qua lo speck è ovviamente un bene prezioso e un prodotto tipico molto amato, e ogni anno il primo weekend di ottobre si svolge la Speck Fest su questi prati, in concomitanza con la festa del pane che invece sempre nel primo weekend di ottobre si svolge a Bressanone. C'è un altro scorcio che soprattutto negli ultimi 2-3 anni è diventato famosissimo e molta gente si reca in quel posto solo ed esclusivamente per ammirarlo da vicino, ed è Seceda. Seceda non è in Val di Funes nel senso stretto del termine, nel senso che le immagini che noi vediamo non sono riprese dalla Val di Funes, bensì dai prati della Val Gardena sopra il rifugio Firenze e sopra Ortisei. Ma Seceda è a tutti gli effetti una vetta delle Odle e di conseguenza è un panorama che viene molto spesso ricondotto alle Dolomiti senza magari sapere che giusto lì sotto, sulla sinistra, in fondo allo strapiombo, quella lì è la Val di Funes. È tantissima la gente che negli ultimi anni ha raggiunto la valle
quasi solo ed esclusivamente per vedere questi posti così tanto fotografati e diffusi soprattutto sul web. Però la Val di Funes va molto oltre, tanto per gli altri straordinari panorami che offre, quanto per il fatto che se ci si ferma un attimino c'è veramente molto di più, perché non è soltanto quello che si vede la cosa che rende unica la Val di Funes, ma è soprattutto quello che la Val di Funes è in grado di trasmettere. Non serve essere degli alpinisti o degli escursionisti esperti per godere delle cose più belle e dei momenti più belli che questa valle sa regalare. Non serve raggiungere la vetta del Sassari-Gais o fare la Günther Messner o essere un alpinista che percorre la via normale per raggiungere la vetta di Fermeda o di Furcheta. È sufficiente camminare lungo il bosco, sul panorama VEG o comunque su una delle tante stradine che taglia i pendii della Val di Funes per rendersi effettivamente conto di cose che nella nostra vita molto spesso mancano: il silenzio, la tranquillità, il rumore del fiume in lontananza, la vicinanza veramente, lo stretto contatto con gli animali. Ci sono tante piccole cose che dovrebbero essere molto più apprezzate rispetto al singolo panorama. I panorami sono straordinari, ma possono secondo me essere goduti molto di più se in quello stesso momento ci si ferma un attimo, si fa un bel respiro e ci si rende conto effettivamente di quanto straordinaria sia questa valle. Ovvio, da qui con delle immagini attraverso uno schermo non è assolutamente facile descriverlo, ma quello che si può fare e che vi invito a fare è prendere la macchina, il treno, andare in Val di Funes, starci una notte, 2 notti, poco tempo, non è necessario starci troppo, passeggiare lungo queste stradine, su questi sentieri all'interno del bosco e alla prima panchina fermarvi, magari appunto una di queste panchine che vedono le Odle e hanno un panorama mozzafiato. Fermarsi, respirare, restare un attimo in silenzio e guardare effettivamente ciò che ci circonda, perché è qualcosa di unico, è qualcosa di irripetibile, è qualcosa che, ripeto, durante le nostre singole giornate non avremo mai, e quando ci rendiamo conto che esiste, dopo quasi non ne possiamo più fare a meno.